Sì, porca miseria. Buongiorno a tutti ed eccoci ritornati in questo nuovo fantastico video. Questo video è un po' differente rispetto a quelli fatti in precedenza. Infatti oggi andremo ad unboxare ed a dirvi cosa ne penso dei miei nuovi accessori Apple che sono qua. L'iPad Pro del 2021, memoria da 128 GB, colorazione argento e montato per la prima volta il chip M1 su un iPad. Di supporto abbiamo l'Apple Pencil di seconda generazione e infine una cover magnetica che serve per proteggere l'iPad. Ovviamente non ho preso quella originale perché secondo me non era necessario spendere ulteriori denaro per comprarmi una cover che alla fine ha il compito di proteggere. Bene, detto ciò, andiamo ad unboxare. Ah, giusto, se vi sta piacendo questo video, lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale per supportarmi. Ecco, iPad. Eccoci, adesso andremo ad unboxare l'iPad. Unboxiamo, poi vi dico un po' le prestazioni che ormai le sapete. Questo iPad ormai è uscito già circa 8 mesi fa ed è sempre bello rivedere un unboxing, no? Per questo motivo lo sto facendo. Dai, andiamo. Oh, apriamo così perché sennò ci impiego troppo. Dai che ce la sto facendo. Oh, l'iPad si presenta così. È un iPad a 11 pollici, colorazione argento. Qua lasciamo appiantato l'iPad. Accessorio, quindi alimentatore e il cavo. Se tutti questi fogli che non leggerò probabilmente. Adesso andiamo a togliere questa bellissima beh, ormai ho iniziato sta carta, però sono dettagli. Bene, ho già lasciato le mie prime impronte sull'iPad, però dai, è sempre bello. Quindi, questo è l'iPad nuovo. Adesso, dopo andremo a accendere, a fare tutte le robe. Intanto apriamo anche gli accessori. L'Apple Pencil di seconda generazione. Bene, c'è la codina, si apre. Design by Apple in California. Ovviamente qua ci sono altre istruzioni, sicuramente non c'ho voglia di aprire, quindi comunque istruzioni. E qua abbiamo una semplice penna. Una penna. Sì, porca miseria. Questa piccola penna costa con un prezzo di listino di 135 euro. Non so se vale veramente la pena, però siamo qua. Più che altro mi serve per lo studio e per fare anche delle altre cose importanti, quindi per questo ho preso l'iPad. Adesso apriamo sta cover.
Sto scotch è complicato. Aia. A few moments later. 2000 years later. Bene, fatto. Ci ho impiegato un po', però ce l'ho fatta. Adesso andiamo per aprire questa. Comunque vi lascio tutti i prodotti in descrizione. Se volete acquistarlo vi lascio comunque il link in descrizione, così vi potete andare direttamente su Amazon. Ecco, vediamo se il coso magnetico funziona con l'iPad. Aspetta, adesso che tiriamo fuori l'iPad. Ho paura di farlo cadere. Ecco. Ci sta. Presa magnetica, infatti qua non ci sono tutti i bordi, per questo mi piace questa presa, questo cover, che qua non vedi i bordi, però è comunque protetto e questo è bello. Infatti in più qua c'è anche in verità l'appoggio, adesso vi faccio vedere, per l'Apple Pencil. Ovviamente l'Apple Pencil è carica magnetica di seconda generazione con l'iPad Pro e per questo l'ho preso, e qua infatti chiude, è proprio fatto così, molto comodo. Mi piace anche molto questo tipo di materiale, ho preso nero classico, molto bello. E adesso che mettiamo tutto qua, apriamo. Adesso andiamo ad accendere. Non lo so, si sta accendendo, non so se si vede, però si sta accendendo. Beh, rimettiamo su la cover. Sulla cover, adesso aspettiamo. Abbiamo qua la scritta, mettiamo italiano ovviamente. Italia, si fa imposta lingua, bla bla bla, tutta sta roba. Si configura manualmente, scegli wifi. Se adesso facciamo due cose, poi ci vediamo dopo resettato. Ci vediamo dopo. Prendiamo quello scuro. Ecco, l'iPad si presenta così. È un iPad di 11 pollici, niente di che. Adesso proviamo ad accompagnare con l'Apple Pencil e ci vediamo subito. Eccovi. Adesso prendiamo, scriviamo, qua compare la tavola e qua possiamo disegnare. Ad esempio adesso scriviamo 3x più qualcosa, possiamo fare anche dei disegnini che viene molto bene. Il contatto è molto buono, mi piace molto. Qua infatti se schiacci anche due volte puoi cancellare, e se schiacci due volte di nuovo puoi scrivere. Molto figo questa funzionalità. Carica wireless, infatti quando carichi qua sopra compare la batteria. E niente, questa è la funzione. Scrivetemi nei commenti cosa volete ancora provare. Adesso ritorniamo a noi. Eccoci ritornati tra noi. Questo che ho appena visto è l'iPad Pro, funzionalità molto bene. Arriviamo ai prezzi, che magari per voi forse è la cosa più importante. L'iPad ha un prezzo di listino di 899 euro. Invece l'Apple Pencil, questo piccolo affare, ha un costo di 135 euro. Invece la cover l'ho preso su Amazon, molto semplice, di 20,49 euro. Vi lascio il link in descrizione della cover dell'Apple e dell'iPad se volete dare un'occhiata, con una somma totale di 1054 e qualcosina. Vi lascio i numeri qua precisamente. A par mio questo prezzo è un po' elevato per un iPad. Sono dei
prezzi un po' eccessivi se si vuole solo studiare. Se si vuole studiare, se si vuole comprare un Apple, c'è sempre l'iPad, quelli classici, o l'iPad Air, che mi piace più l'iPad Air rispetto a quelli classici, perché quelli classici hanno i bordi quelli un po' più grossi, e secondo me quelli perdono la larghezza dello schermo, quindi piuttosto prendo quelli Air. Però siccome mi serve per lo studio ovviamente, quindi potevo prendermi un Air, però mi serve anche per editare tutte ste robe, e quindi avevo paura che quello Air non bastava, quindi ho preso quello Pro per sicurezza. Niente di che, più avanti probabilmente mi servirà sempre di più per grafiche e tutte queste robe, quindi ho deciso e preferito prendermi quello Pro. Ho testato anche un po' questo iPad, secondo me è molto bello, il video, tutte queste robe, anche le applicazioni. Se vi interessa che applicazioni uso, lasciatemi nei commenti se vi interessa e vi faccio un video a parte. Come già detto, secondo me un difetto principale di questo è che costa veramente un fottio. Il funzionamento è molto bello, mi piace, come dire, è molto semplice, però nello stesso momento è molto tecnico, cioè, non so come spiegarlo, però è molto particolare secondo me. Poi ovviamente con l'iPad posso anche collegarmi con il Mac, quindi è molto più semplice, proprio anche per questo motivo. Niente, comunque questo iPad come è di colorazione argento, come già visto e notato, perché per due motivi. Uno, perché quando lo volevo comprare l'altro era finito, quindi ho deciso di prendermi subito quello argento perché non volevo aspettare. Il secondo motivo è che no, non c'è secondo motivo, c'è solo uno. Niente. Ebbene, il video si conclude qua. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi come sempre un bel like, iscrivetevi al mio canale per supportarmi e guardare il prossimo video. Dai, basta un'iscrizione e accendete la campanellina. Lasciatemi nei commenti se volete altri video o cosa ne pensate di questo iPad. Probabilmente la maggior parte penserà che costa troppo, sì, in effetti costa veramente un fottio. E niente, ci vediamo al prossimo video.